Come è avvenuta la nascita degli Stati Uniti e l'indipendenza americana? Buongiorno da Conoscenza Generale. Dovete sapere che i territori dell'America settentrionale all'inizio del Settecento erano spartiti e i possedimenti inglesi si presentavano eterogenei per densità di popolazione, provenienza degli abitanti e attività economiche. Quindi le colonie del nord, costituenti la Nuova Inghilterra, avevano sviluppato soprattutto il commercio e le quattro del centro, come il New Jersey, New York, la Pennsylvania, Delaware, insomma erano ricche di porti e città, esportavano quindi grano e legname. E su quelle del sud, che si riferiva alla Georgia, al Carolina del Sud, Carolina del Nord, la Virginia e Maryland, quindi si estendevano grandi piantagioni di cui zucchero, riso e tabacco, nella cui la coltivazione erano impiegati degli schiavi neri. Le colonie erano inserite nel sistema mercantilistico inglese e non solo erano una riserva importante di risorse, ma allo stesso tempo costituivano uno sbocco per i manufatti inglesi ed erano infatti costrette a commerciare esclusivamente con la madrepatria, quindi importando merci inglesi, mentre le merci straniere potevano essere acquistate solo tramite i mercanti inglesi. Un sistema che garantiva grandi guadagni all'Inghilterra, la quale disponeva così di un mercato privo di concorrenza, ma che favoriva da parte dei coloni forme di contrabbando. Il rapporto colonia-madrepatria sul piano locale era invece improntato a una larga autonomia. Infatti erano formate dalle istituzioni di autogoverno, quindi consigli di contea e assemblee, oltre che consigli cittadini, che erano formate da rappresentanti votati dagli abitanti, e il governatore e consigli provinciali erano invece nominati dalla regia. La guerra dei 7 anni determinò la supremazia britannica sul continente nordamericano e i possedimenti inglesi si ingrandirono con l'acquisizione del Canada, della Florida e della regione transappalachiana fino al Mississippi. E gli anni che seguirono il conflitto furono però così difficili per l'Inghilterra sul piano economico e sul piano politico, oltre quello sociale. Quindi ci sono stati vari problemi, diciamo così. La corona intervenne a partire dal 63 in materia fiscale e commerciale di espansione coloniale e ai coloni fu vietata l'estensione al di là degli Appalachi. Controlli doganali più rigidi volti a estirpare il contrabbando si sommarono all'aumento dei dazi di importazione su alcuni prodotti, fra cui lo zucchero, la tassa di bollo che colpiva quasi tutte le attività commerciali, che scatenò il primo fronte unitario di protesta e l'opposizione americana, che si tradusse in manifestazioni di piazza e nel boicottaggio delle merci inglesi. Quindi non nacque tuttavia per sole ragioni economiche. Questi provvedimenti erano stati infatti adottati dal Parlamento londinese, nel quale nessun colono sedeva. Quindi il nocciolo del problema era dunque la mancata rappresentanza dei sudditi americani nelle decisioni che riguardavano imposizioni tributarie, e si trattava di un'assenza gravissima, ma la situazione si aggravò all'inizio degli anni 70 e l'attribuzione del commercio del tè alla Compagnia delle Indie Orientali, allora gravi difficoltà finanziarie, irritò ulteriormente i coloni che traevano lucrosi guadagni dall'attività di contrabbando. La protesta più clamorosa si ebbe a Boston quando furono gettati in mare i carichi di tè stivati nelle navi inglesi, e la reazione di Londra fu di totale rigidità, chiusura del porto di Boston e invio di truppe da acquarterare a spese della popolazione. Inoltre devo aggiungere che la Stamp Act fu stata revocata, ma a Londra Londra aveva ribadito il potere di legiferare anche per le colonie, quindi l'anno successivo varò un pacchetto di provvedimenti che imponeva quindi appunto i dazi di entrata su numerose merci. Le ordinanze punitive della madrepatria
accrebbero la solidarietà intercoloniale. Nel settembre del 1774 fu convocato a Filadelfia il primo congresso continentale con l'obiettivo di ottenere l'abrogazione di tutti i provvedimenti attuati da Londra dopo il 1763. Occorreva ripristinare, secondo i coloni, i valori della tradizione inglese corrotti dal Parlamento e nell'aprile 1775, con i primi scontri armati presso Lexington, iniziò la guerra. Sempre a Filadelfia si riunì il secondo congresso continentale, il quale, pur ribadendo la propria fedeltà alla madrepatria, decise di organizzare un esercito e quindi di mettere moneta, di gestire i commerci e di creare rapporti internazionali. E fu solo a partire dal 1776, mentre gli scontri proseguivano, che al congresso di Filadelfia incominciarono ad emergere posizioni indipendenti. A gennaio di quell'anno era stato infatti pubblicato il Common Sense di Thomas Paine, nel quale si invitavano le colonie a recidere ogni legame con la madrepatria e a fondare un governo repubblicano costituzionale. Il 4 luglio 1776 il Congresso di Filadelfia approvò la Dichiarazione di Indipendenza, redatta da Thomas Jefferson, in cui affermava che le colonie unite avevano il diritto di essere stati liberi e indipendenti e che gli uomini nascono liberi, uguali e con diritti inalienabili alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità. Ma nei primi anni di guerra la supremazia militare britannica fu totale, tanto che la prima vittoria americana si registrò solamente dopo 2 anni di combattimenti e le forze in campo erano dunque fortemente sperequate. L'esercito americano, composto in maggioranza da volontari, era in perenne difficoltà nel procurarsi armi e munizioni, a differenza delle ben addestrate milizie britanniche. Anche il teatro di guerra si presentava diviso e i coloni non erano tutti patrioti, ovvero delle persone indipendenti e convinti, ma molti erano indifferenti e molti altri ancora erano lealisti, cioè erano fedeli a Londra. La guerra di indipendenza della madrepatria fu anche una guerra civile che coinvolse i nativi pelle rossa, i quali si schierarono dalla parte della corona. La tattica britannica di stringere in una morsa i ribelli americani non ebbe il tempo di giungere a compimento a causa dell'internalizzazione del conflitto. L'intervento della Francia e della Spagna a fianco degli insorti, essenzialmente indirizzato a indebolire il più possibile l'egemonia coloniale inglese, ampliò i fronti della guerra alle Antille e alle coste dell'India. Londra, di fronte a una guerra sempre più onerosa e incerta, decise per l'armistizio in seguito alla sconfitta di Yorktown. Con la pace di Versailles, la Gran Bretagna riconobbe l'indipendenza degli Stati Uniti e così restituì i territori alla Francia e alla Spagna, ma non perse la sua superiorità commerciale. Una volta ottenuta l'indipendenza, occorreva risolvere le questioni legate alla formazione di un nuovo Stato e nel 1777 la Commissione dei 13 redasse gli articoli della Confederazione, ratificati di tutti gli Stati solo nel 1781. Ma da come era composta questa Commissione dei 13? Era composta da un rappresentante per colonia. Poiché veniva stipulato un patto d'amicizia nel quale ogni colonia conservava la propria sovranità, libertà e indipendenza, era chiara la priorità degli stati sulla Confederazione, cioè i poteri affidati all'organo confederale, e il Congresso risultavano piuttosto deboli, limitati alle relazioni internazionali e alla risoluzione dei contrasti fra i singoli stati. Mancava cioè una compatta direzione politica. Perciò il dibattito si infiammò fra federalisti e antifederalisti
I primi richiedevano a gran voce la creazione di un governo centrale forte ed efficiente, i secondi invece sostenevano l'autonomia dei singoli stati. E nel maggio 1787 si aprì a Filadelfia una convenzione costituzionale con lo scopo di emendare gli articoli della Confederazione. Fu invece creata un'architettura costituzionale completamente nuova. La Costituzione, votata inizialmente da 11 Stati su 13, in seguito ratificata dal Congresso continentale nel settembre 1787, si fondava sulla separazione dei poteri e sul loro bilanciamento. Il potere legislativo così fu affidato al Congresso, ovvero a un Parlamento bicamerale. La Camera dei rappresentanti, competente per materie finanziarie, era eletta in base al numero degli abitanti di ogni Stato, e il Senato, a cui spettava il controllo della politica estera, era composto da 2 rappresentanti per ogni Stato. In questo modo si bilanciavano le esigenze degli Stati più popolosi con le preoccupazioni di quelli più piccoli. Il potere esecutivo era nelle mani del presidente, il quale deteneva il comando delle forze armate e nominava i giudici della Corte Suprema e i titolari di numerosi ufficiali federali e poteva bloccare con un veto le leggi approvate dal Congresso. A sua volta il Congresso poteva mettere in uno stato d'accusa il presidente e destituirlo, nel caso questo si fosse reso colpevole di violazioni della legge. Il potere giudiziario era di competenza della Corte Suprema, composta da giudici vitalizi nominati dal Presidente con l'accordo del Senato. Essa controllava gli abusi di potere e le controversie fra Stato e Stato e verificava la costituzionalità delle leggi. La Costituzione entrò in vigore nell'autunno del 1788 e fu completata nel 1791 dai primi 10 mandamenti, solenni garanzie delle libertà individuali, cioè quindi si parla del Bill of Rights. Dai diritti di cittadinanza furono esclusi donne, schiavi e pelle rossa, e le prime elezioni presidenziali videro la vittoria di George Washington nel febbraio del 1789, il quale scelse il luogo in cui costruire la città capitale che prese il suo nome. Con la Costituzione nascevano nuovi poteri federali, ovvero un vero e proprio Stato federale e una chiara suddivisione delle competenze tra quello e ciascun governo statale. Il principio base era che il governo federale aveva solo poteri delegati, cioè erano elencati in modo specifico o in modo implicito, derivati dalla Costituzione, mentre gli stati venivano riservati tutti gli altri. A causa di contrasti fra gli stati fu la regolamentazione all'espansione verso ovest. I dissidi nascevano fra gli stati affacciati sull'Atlantico di dimensioni modeste e lontani dalla frontiera. Nel 1784 fino al 1787 il Congresso stabilì la modalità di espansione e impose la propria giurisdizione sui territori nord-occidentali, sottraendo agli appetiti dei singoli stati l'ampliamento delle frontiere, direttamente controllando dal Congresso, e così prevedeva una colonizzazione ordinata che doveva seguire alcune tappe, e i nuovi territori venduti all'asta dovevano dotarsi di forme di autogoverno, raggiunti i 5.000 abitanti, e al raggiungimento dei 60.000 abitanti diventare stati dell'Unione in piena parità con gli altri. I primi territori a diventare nuovi stati furono il Tennessee e il Kentucky, oltre che l'Ohio. E con questo è tutto, io vi ringrazio di avermi ascoltato anche questa volta, vi consiglio di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, di condividere questo video a più persone possibili, che possa magari essere interessante o comunque sia per persone che hanno magari bisogno di ascoltare queste informazioni magari per la scuola. Oltre a questo seguitemi anche su Twitter, su Telegram, su Facebook, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!